Cosa succederebbe se scoprissi che il caos di queste settimane non è una tempesta da temere, ma il cantiere dove la tua identità sta finalmente prendendo forma? Benvenuti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Oggi tratteremo l'oroscopo evolutivo che va dal 30 marzo al 5 aprile. Faremo segno per segno, vedremo il focus, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, la sfida, l'onda della settimana e un messaggio spirituale. Quindi resta con me fino alla fine per vedere il tuo segno. Inoltre, se hai la luna, l'ascendente in un altro segno corrispondente, vai a guardare anche quelle guide perché ti potrebbero interessare. Passiamo ora alla continuazione. Il cielo ti sta chiamando a una trasformazione che passa attraverso il corpo e il battito del cuore. Immagina il sole in Ariete come la tua fiamma vitale che oggi brucia con una purezza rara, spingendoti a non scendere più a compromessi con la tua essenza. Accanto a lui c'è Saturno in Ariete e vi ricordo che ho fatto Saturno e Nettuno in Ariete, quindi metterò il link in sovraimpressione. Saturno agisce come la forza della Terra che ti radica, insegnandoti che la vera libertà non è correre ovunque, ma costruire basi talmente solide da non temere più alcun crollo. Chiaramente il transito di Saturno è molto faticoso, anche se è un trigono, perciò è sempre faticoso. Mentre il Sole e Saturno lavorano sulla tua struttura, Nettuno in Ariete arriva come un'onda profonda a lavare via le maschere che hai indossato per anni, sciogliendo le paure che non ti appartengono più. Tutto questo avviene in un paesaggio dove Venere in Toro, ma anche Urano in Toro, stanno cambiando il tuo modo di dare valore a te stesso, come un terreno che sotto i tuoi piedi cambia consistenza per farti camminare su una terra nuova e più ricca. Mentre Giove in Cancro, il grande benefico, è la voce calda delle tue radici, ti sussurra di fidarti del tuo spazio interiore, mentre Plutone in Acquario agisce come un chirurgo dell'anima, recidendo le collaborazioni che ormai pesano come zavorra. E poi c'è la luna nera che transita nel segno del Sagittario, quella parte di te indomita e selvaggia che reclama una verità senza filtri, danzando in armonia con il nodo nord in pesci che ti indica la rotta verso un'intuizione che non ha più bisogno di spiegazioni razionali. E avremo anche questa settimana un plenilunio su asse Ariete Bilancia, che è lo specchio in cui finalmente ti riconosci. Non sei più il riflesso di chi ti sta accanto, ma una luce autonoma che sa dialogare con il mondo senza perdere la propria direzione. Ti sei mai chiesto cosa succede quando la tua spinta inarrestabile a essere incontra finalmente la necessità di costruire? Questa è la tua soglia. Non è più tempo di tentativi, ma quello della definizione. Sei nel pieno di un processo di alchimia dove il tuo spirito cerca una forma e questa forma si chiama realtà. Sei pronto a smettere di rincorrere il domani per radicare finalmente la tua verità nel presente? E ora cominciamo segno per segno. Cominciamo per te, amico del segno dell'Ariete. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, l'onda della settimana, la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale. Amico dell'Ariete, la tua parola chiave è il sigillo della tua nuova identità. Sei arrivato a una soglia che non ammette più incertezze. La tua identità sta attraversando un battesimo profondo. Non è più tempo dei tentativi, ma quello della definizione. Senti dentro di te
una spinta a correre, eppure il silenzio interiore ti chiede di sostare, di ascoltare il battito interiore che ti guida da lontano. Questa settimana non si tratta di aggiungere pesi al tuo cammino, ma di lasciar cadere ciò che si trattiene, quello che ti trattiene. Sei nel bel pieno di un cantiere dove le vecchie strutture crollano per dare spazio a un'architettura che dovrà finalmente sostenere la tua verità più pura. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il cuore in questo momento ti chiede di guardare oltre le apparenze. Venere in Toro nella casa dei valori è la custode del tuo valore interiore. La sua presenza è come un giardino recintato, protegge la tua bellezza e ti sussurra che non hai bisogno di svenderti per essere amato. L'accesso alla tua intimità è un privilegio che va concesso solo a chi sa camminarti accanto, ma con estremo rispetto. Mentre Giove in cancro nella tua quarta casa delle radici familiari agisce proprio come un vento che scuote le radici. Se senti ancora il peso di vecchie dinamiche familiari da sistemare, da ridefinire, sappi che il cielo sta solo ripulendo il terreno affinché tu possa piantare i semi del tuo futuro in una terra finalmente fertile che è libera dai fantasmi del passato. Mentre Marte e Mercurio in pesci che lavorano nella zona del subconscio, nel luogo chiuso dei nemici segreti, sono come due esploratori che camminano nella nebbia del tuo mondo intimo. In amore ti chiedono di non agire di impulso, ma di lasciar fluire le emozioni in profondità. È un tempo proprio di silenzio interiore, un silenzio parlante, oserei dire, perché le tue intuizioni sui legami valgono più di 1000 discussioni e la vera comunicazione avviene dove le parole non arrivano. Passiamo al lavoro e ai progetti. La tua ambizione brucia, ma ti viene chiesto di muoverti come l'acqua, fluida, silenziosa e inarrestabile, perché è nel sommerso che avviene la vera creazione. Plutone in Acquario, nella casa delle collaborazioni, opera come un potatore esperto su una pianta, recide proprio i rami secchi delle amicizie, delle alleanze, collaborazioni che oramai non hanno più linfa vitale per te e permettendo alle tue energie di concentrarsi su tutto ciò che ha il potenziale di trasformare concretamente il tuo impatto nei tuoi progetti. Mentre Urano in Toro nella casa dei valori è un terremoto benefico, la casa dei valori, ma anche la casa della sicurezza finanziaria e Urano scuote le tue certezze materiali. Non temere se il terreno vacilla, sta sgretolando le fondamenta fragili che ti tenevano fermo in una posizione ormai stretta e sta preparando il campo per un guadagno successivo che ti potrà fruttare magari grazie anche alle tue potenzialità, ai tuoi talenti che magari ancora non sapevi di avere, ma che ci sono magari nel cassetto e poi farli fruttare per aumentare un po' la sicurezza finanziaria. Passiamo alla sfida evolutiva, è rappresentata dal plenilunio che ci sarà il 2 aprile su asse Ariete Bilancia, quindi il tuo segno è strettamente connesso a questo plenilunio e questa luna piena illumina il nodo tra il tuo io, quindi la tua immagine che tu rimandi al mondo, e gli altri, ovvero anche l'altro. La sfida non è scegliere fra te e il mondo, ma integrare la tua assertività con la diplomazia, definire magari i confini chiari e netti che proteggano il tuo spazio, ma senza isolarti.
imparando che la vera forza risiede nell'equilibrio, non nel dominio. Quindi il vero segreto è di restare proprio giusto nel centro, come la legge della polarità. Il segreto è stare nel centro, mentre l'onda della settimana stai cavalcando una marea che ti riconduce però alla tua vera essenza interiore. Non è tempo di battaglie esterne, ma di maestria interiore. La tua vera forza emerge quando smetti di reagire d'impulso e inizi a osservare in silenzio come la realtà si ricompone secondo la tua nuova verità. E ora un breve messaggio spirituale. La tua mente teme il silenzio perché teme di perdere il controllo, ma comunque questo è un inganno della mente e come un muscolo si deve allenare. Ma la tua anima sa che la tua forza non risiede nel movimento frenetico, bensì nella capacità di restare integro al centro della tempesta. Quando smetterai di cercare conferme febbrili nel mondo esterno, capirai che sei tu e nessun altro la sorgente luminosa di tutto ciò che stavi cercando. E un piccolo trucchetto per la mente è ancorare quando senti questi pensieri che corrono. Fermati magari con un respiro e il respiro può agire da ancora per riportarti al qui e ora e, e osserva bene se sono i tuoi pensieri o no, oppure è solo la proiezione della tua mente che magari ti sta mettendo ansia per il futuro, che magari fallisci, che magari puoi perdere il lavoro e cose del genere. Ricordati di questa piccola tecnica strategica per ritrovare il centro. È solo il respiro e diventare l'osservatore silenzioso. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo come sarà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile. Vedremo il focus, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, l'onda della settimana a livello energetico, vedremo la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale. Amico del Toro, la tua parola chiave è la stabilità della tua essenza. Sei in una fase di profonda rigenerazione. Il cielo ti chiede di trasformare il tuo bisogno di possesso e controllo in una capacità di accoglienza e ascolto. È il momento di far fruttare la tua naturale lentezza, trasformandola però in una solida determinazione capace di costruire non solo per il presente, ma per un orizzonte, diciamo, a lungo termine, ma che sia fattibile e costruibile, quindi concreto. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, ti rende magnetico come presenza e sei proprio al centro di tutto. Venere nel tuo segno esalta la tua grazia naturale, il tuo bisogno di bellezza. È il momento in cui attrai gli altri, semplicemente essendo te stesso. Il rapporto vive una fase di armonia estetica e sensuale in cui ti senti finalmente libero di esprimere il tuo valore senza doverlo dimostrare. Mentre Marte e Mercurio in pesci nella casa delle amicizie, delle alleanze, qui agisce proprio come comunicazione dovuta a Mercurio, si espande proprio verso il collettivo, che sono le amicizie, i gruppi. Però con il partner il dialogo ti apre a nuovi ideali e anche progetti di gruppo. Usa la parola per pianificare un futuro insieme che coinvolga le vostre cerchi sociali, le vostre amicizie. L'energia è pronta a costruire una rete di alleanze solide che possono rinforzare il tuo legame, rendendo la tua coppia un punto di riferimento per gli amici.
Mentre Giove in Cancro nella casa della comunicazione manifesta un'energia di espansione che tocca la sfera del quotidiano, degli scambi intellettuali. Nelle relazioni ti spinge a una curiosità nuova. Il partner diventa la tua prima fonte di ispirazione mentale. È un invito a condividere brevi viaggi, studi, interessi comuni, rendendo la comunicazione quotidiana il terreno di crescita più fertile per la vostra unione. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno nel segno Ariete, che lavorano un po' dietro le quinte. Questa è la tua sfida professionale. Nettuno dissolve le strutture obsolete. Saturno però ti chiede di lavorare nell'ombra e in silenzio per ricostruire basi etiche e solide, mentre il Sole illumina la tua necessità di dedizione. È il momento di chiudere capitoli lavorativi che non ti rappresentano più, lavorando con disciplina ma dietro le quinte per preparare il terreno a un nuovo ciclo di affermazione. Mentre Urano nel tuo segno, nella tua prima casa, è una forza di rottura elettrica, ti spinge a una liberazione radicale dai condizionamenti che hanno frenato la tua espressione professionale. È un invito a staccarti da una routine lavorativa percepita magari come gabbia, dove magari ti senti stretto, dove oramai non ti riconosci più come segno di appartenenza. E Urano ti incoraggia a manifestare la tua originalità con atti coraggiosi di autoaffermazione. Passiamo al clima energetico della settimana, dove c'è la convergenza di Sole, Saturno e Nettuno in Ariete nella zona della spiritualità, dell'inconscio, e la convergenza di queste forze crea una fase di isolamento creativo necessario per purificare le tue ambizioni da aspettative esterne che non sono autentiche. Il punto di svolta qual è? Non forzare le manifestazioni esterne in questo momento. Usa la solitudine operativa per ascoltare magari le tue intuizioni che possono emergere anche attraverso i sogni, e possono essere anche sogni premonitori che possono riguardare anche la realizzazione professionale. E quindi cerca di mettere a punto queste intuizioni. Ti ricordo che un sogno è premonitore soprattutto quando ha un sistema triangolare, ovvero se tu ricordi un simbolo, ricordi l'emozione, e poi nella vita quotidiana si attiva anche la sincronicità, questo è proprio un sogno profetico, quindi presta molta attenzione a questi sogni in questa fase, perché possono essere le soluzioni per la tua professione e successo professionale. Ma qual è la sfida evolutiva? La sfida evolutiva è rappresentata dal plenilunio, dove c'è attiva una tensione tra il tuo bisogno di isolamento spirituale o interiore e le pressanti invece richieste della routine quotidiana delle persone che ti circondano nella tua quotidianità. In poche parole, si tratta di superare i disagi per superare le prove. Ma il punto di svolta è questo: integra il tuo mondo interiore con le incombenze materiali. La sfida è non farti sopraffare dal dovere, trovando invece nel servizio quotidiano uno spazio per la tua espressione spirituale. Passiamo a un messaggio spirituale. Il tuo valore è una roccia inossidabile che non ha bisogno di prove per essere confermate. Quando smetterai di temere il cambiamento, ovvero aver paura del cambiamento e uscire dalla tua zona comfort, chiaramente inizierai a fidarti del ritmo naturale della vita. Scoprirai che la tua vera forza
non sta nel trattenere, ma nel permettere alla tua essenza di fluire verso ciò che è giusto per te. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti. Vedremo l'onda della settimana, la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale. Amico dei gemelli, la tua parola chiave è il volo della tua consapevolezza. La tua mente è un campo di grano attraversato da correnti impetuose. Sei in una fase in cui la tua curiosità innata deve trasformarsi in metodo. Il cielo ti chiede di ancorare il tuo volo a una struttura solida, capace di sostenere la tua evoluzione a lungo termine. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro nella si sposta quindi l'amore su piani sottili e invisibili. È un momento di interiorizzazione profonda dove il legame si nutre di una dedizione silenziosa, lontano dalla necessità di esibirsi. La tua sensibilità è amplificata e senti il bisogno di proteggere il partner da ogni giudizio esterno, creando una zona di comfort e di segretezza che rigenera lo spirito. Mentre Marte e Mercurio nel punto più alto del tuo cielo, quindi la casa dell'immagine pubblica, della reputazione sociale, manifestano un'energia dove la comunicazione all'interno della coppia acquista una valenza pubblica, ma anche strategica. Non si tratta solo più di scambi personali, ma di definire insieme una direzione, un progetto o un'immagine condivisa che vi rappresenti nel mondo. L'energia è assertiva, orientata al futuro. Usa tu e il tuo partner, chiaramente se sei in relazione, usate la parola per costruire ponti verso traguardi concreti, evitando però polemiche sterili. Mentre Giove nel segno del Cancro manifesta la sua energia nella casa dei valori e l'espansione tocca le radici materiali del vostro rapporto. Giove ti spinge a dare valore alla stabilità economica come fondamento per avere una sicurezza, una serenità affettiva. È un invito a gestire le risorse comuni con visione, rendendo la sicurezza materiale un alleato che ti permetta di guardare al domani senza l'ansia del quotidiano. E ora passiamo al lavoro e ai progetti. Abbiamo Sole, Saturno e Nettuno in Ariete nella casa delle alleanze, delle amicizie, formano un bellissimo sestile al tuo Sole e è proprio l'11ª casa. Questa triade è il fulcro della tua attività. Saturno disciplina la rete di contatti delle amicizie, imponendoti di selezionare però chi merita davvero il tuo tempo. Nettuno agisce come un filtro che dissolve le illusioni su progetti condivisi nati magari da entusiasmi passeggeri, mentre il Sole illumina l'ambizione collettiva. Sei chiamato a dare forma ai tuoi ideali sociali, smettendo di sognare in astratto e costruendo le fondamenta della tua rete professionale con una ferrea etica del lavoro. Quindi dovrai selezionare chiaramente gli alleati più influenti, gli alleati più diciamo idonei che possono collaborare anche con te per la realizzazione di un progetto. Mentre Urano in Toro apporta un impulso elettrico imprevedibile dove scuote il tuo inconscio. Urano lavora nell'ombra,
portando però a galla intuizioni represse o liberandoti improvvisamente da schemi mentali e vecchi segreti che hanno frenato la tua espressione nel gruppo. È il momento ideale per lasciare andare zavorre emotive che non ti permettono di mostrarti perciò che sei realmente nelle tue collaborazioni. Passiamo al clima energetico della settimana. La convergenza di Sole, Saturno e Nettuno nella casa delle alleanze, questa convergenza di forze crea una sovrapposizione tra le tue aspirazioni collettive più alte e l'urgenza di strutturare concretamente il futuro. Il punto di svolta è questo: sospendi ogni decisione contrattuale definitiva nei gruppi di lavoro finché non avrai verifiche oggettive sui fatti, evitando di sottoscrivere impegni basati solo su idealismi. Passiamo alle sfide evolutive. La sfida è del plenilunio del sua Ariete Bilancia interessa proprio la tua quinta casa della creatività, la gestione dei sentimenti, i rapporti con i figli, l'amore romantico, oltre alla tua creatività, ma anche nei confronti della gestione dei sentimenti degli altri, delle amicizie, delle alleanze, delle reti, dei gruppi. E qui c'è proprio questa tensione fra la tua espressione creativa individuale e le aspirazioni e le aspettative del collettivo che sono dovute alle tue amicizie, ai progetti, alle reti sociali. Il punto di svolta qual è? Il punto di svolta è di non soffocare la tua autenticità per compiacere il gruppo oppure un'amicizia. Integra il tuo bisogno di brillare come singolo con la necessità di collaborare però senza perdere la tua identità. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo valore non dipende dagli applausi. Quando smetterai di correre per compiacere il rumore del mondo, scoprirai che il tuo posto ti stava aspettando da sempre, in quel silenzio dove la tua anima parla al centro del tuo cuore e tu finalmente sarai pronto ad ascoltare. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti. Vedremo la svolta, l'onda energetica e la sfida evolutiva. E infine un messaggio spirituale, seppur breve, però è sempre per l'anima. Amico del cancro, la tua parola chiave è la marea delle tue emozioni. Le correnti emotive qui si intensificano, trasformando il tuo porto di rifugio in una base di lancio per una nuova conquista. La tua sensibilità è il tuo strumento di comando proprio più sofisticato. Smetti di vederla come una fragilità e riconoscila come la bussola che guida le tue decisioni più strategiche. Sei in una fase in cui le tue radici iniziano a nutrire ambizioni che si protendono verso l'esterno. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro nella casa delle amicizie, quindi l'11ª casa dei gruppi sociali, è in aspetto armonico di sestile al tuo Sole e qui le amicizie e i legami sociali diventano il terreno fertile per la tua espressione affettiva, perché il partner non è solo un compagno, ma un alleato nelle tue visioni di futuro. La complicità intellettuale diventa il collante del rapporto, facendoti sentire pienamente accolto proprio quando le vostre idee scorrono sugli stessi binari ideali. Mentre Marte e Mercurio in pesci nella casa dell'espansione mentale, la nona casa,
forma un bellissimo trigono d'acqua al tuo Sole. Qui la comunicazione si sposta proprio sui piani più elevati e anche visionari. È il momento di pianificare viaggi, approfondire tematiche filosofiche o condividere nuovi saperi che vi uniscono profondamente. E qui c'è magari anche il bisogno di qualche studio a livello di master universitario, un nuovo viaggio, cose di questo genere, perché è anche il rapporto con il lontano e non c'è spazio per la routine superficiale. Il legame si consolida attraverso la condivisione di una rotta comune che vi spinge oltre i confini del quotidiano. Mentre Giove nel tuo segno, quindi nella tua prima casa che tu rimandi al mondo come immagine, questa è l'energia della rinascita, soprattutto ora che è tornato diretto Giove. Giove espande la tua presenza e la tua fiducia, ma anche il tuo magnetismo. Nelle relazioni Giove ti rende più sicuro di te stesso, attiri l'altro non solo per colmare un vuoto, ma per l'abbondanza dello spirito che emani, creando un rapporto basato sulla parità e sulla reciproca stima. Passiamo al lavoro e ai progetti. Il Sole, Saturno e Nettuno nel segno dell'Ariete manifestano la loro energia nel punto più alto del vertice del tuo cielo, la 10ª casa, e questa è la tua prova professionale, perché poi oltretutto sono anche diciamo in aspetto dissonante, di quadratura al tuo Sole. Il Sole comunque porta visibilità, Saturno impone rigore e struttura, mentre Nettuno ti chiede di distinguere una visione ispirata e l'illusione. Devi costruire una reputazione solida mattone dopo mattone, trasformando le tue intuizioni in risultati concreti. La tua carriera richiede una leadership ferma che sappia comunicare l'etica del dovere con l'ispirazione, mentre Urano in Toro nella casa delle alleanze, le amicizie, apporta un impulso elettrico che scuote la tua rete di contatti. Urano porta cambiamenti improvvisi nelle tue alleanze o nei progetti di gruppo. Si pronta a staccarti da collaborazioni, amicizie oramai obsolete che non risuonano più con la tua frequenza vibrazionale, quindi l'evoluzione. E tutto questo arriva proprio per lasciare spazio a nuove e stimolanti sinergie. Passiamo al clima energetico della settimana. Chiaramente con Sole, Saturno e Nettuno in Ariete sul punto più alto del tuo cielo, la convergenza di queste forze impone una visione solida ma sensibile, diciamo, sulla tua reputazione, l'immagine sociale, fondendo ambizione concreta e idealismo. Ma qual è il punto di svolta? Il punto di svolta è quello di non lasciare che le tue aspirazioni si disperdano in sogni proprio poco strutturati, che non sono fattivi oppure sono solo illusioni. Usa la disciplina di Saturno per dare forma ferrea alle tue visioni professionali, filtrando le aspettative esterne non autentiche. Passiamo alla sfida evolutiva che è data dal plenilunio del 2 aprile su asse Ariete Bilancia, e questo plenilunio apporta una tensione tra il tuo rifugio domestico, quindi le radici familiari, la casa come abitazione, ma anche la sicurezza emotiva e le pressanti richieste del successo pubblico. In poche parole, per poter ottenere la realizzazione devi essere stabile emotivamente, sicuro emotivamente,
ma il punto di svolta è quello di integrare l'intimità del privato con l'affermazione esterna. Il tuo successo non deve diventare una prigione, ma una casa sicura dove poter sempre tornare per rigenerarti. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo valore non dipende da quanto contieni, ma da quanto irradi. Sei l'oceano che contiene ogni approdo possibile. Impara a fluire senza paura di svuotarti, perché più dai, più la profondità si rigenera. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti. Vedremo il clima energetico della settimana e la sfida evolutiva, oltre che il messaggio spirituale. Amico del leone, la tua parola chiave è il trono della tua autenticità. Sei in una fase di espansione che tocca le corde più profonde della tua identità. Il cielo ti chiede di trasformare il tuo naturale bisogno di riconoscimento in una leadership che ispiri gli altri attraverso la visione e non solo attraverso l'azione. È il momento di dare una struttura solida ai tuoi ideali, rendendo la tua presenza nel mondo un faro per chi cerca orientamento. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro nel segno più alto del tuo cielo, quindi sulla 10ª casa, l'immagine pubblica forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, e qui l'amore si fonde con la tua immagine pubblica. Il rapporto vive di stima reciproca e di una visione comune del successo. Ti senti amato quando il partner sostiene attivamente la tua carriera o i tuoi obiettivi di vita. È una fase in cui la relazione eleva la reputazione, rendendo l'unione un pilastro di prestigio, mentre Marte e Mercurio nel segno dei pesci manifestano la loro energia nella casa della trasformazione, e qui la comunicazione si fa profonda, quasi viscerale. È il momento di affrontare le questioni finanziarie condivise o le dinamiche di potere nel legame. Non c'è spazio per la leggerezza. Il confronto però è onesto, a volte può essere, diciamo, tagliente, ma volto a trasformare la relazione in un'unione che scava nel profondo del vostro inconscio comune. Mentre Giove in Cancro, quindi in opposizione al tuo Sole nella casa delle relazioni, qui l'espansione avviene nel tuo spazio interiore. Nelle relazioni Giove ti spinge a un amore che non cerca il possesso, ma la fusione spirituale. È un invito a coltivare la comprensione silenziosa. Il legame cresce lontano dai riflettori, nutrendoti di gesti di dedizione che non hanno bisogno di testimoni. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno in Ariete formano un bellissimo trigono, diciamo di fuoco al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale, i rapporti con il lontano, che è la nona casa. Questa è la tua sfida intellettuale e professionale. Il Sole illumina la tua visione. Saturno ti chiede di studiare oppure approfondire e strutturare il tuo sapere, mentre Nettuno ti invita a guardare oltre i confini del noto. Non basta più avere un'idea, devi trasformare in una filosofia di vita o in un progetto, diciamo, a livello internazionale, di respiro internazionale, mantenendo però un'etica rigorosa nel perseguire i tuoi traguardi. Mentre
Urano in Toro sul punto più alto del tuo cielo, la casa della reputazione sociale, la carriera, apporta un impulso elettrico che scuote la tua carriera. Urano porta cambiamenti imprevedibili nel tuo ruolo pubblico. È il momento di osare, di rompere con la tradizione se questo ti limita in un certo qual modo e di presentarti al mondo con una veste del tutto nuova, più libera e in linea con il tuo potere rivoluzionario. Passiamo al clima energetico della settimana. Sole, Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete, nella casa di espansione mentale che è la nona casa. La convergenza di queste forze fonde la tua spinta proprio all'espansione mentale, alla ricerca della tua verità, con il bisogno però di dare un ordine rigoroso e visionario al tuo percorso professionale. Quindi, come punto di svolta, non disperdere l'energia in troppe direzioni. Usa la disciplina di Saturno per focalizzare la tua missione su un obiettivo a lungo periodo, specialmente se arriva, diciamo, da come opportunità con il lontano. È molto favorita, però bisogna anche lavorarci duramente e questo devi ricercare anche con rigore, anche la verità che si cela a volte dietro magari qualche illusione o dietro qualcosa che magari non viene rilevato subito perché c'è anche Nettuno. Quindi usa il discernimento per ottenere proprio questo punto di svolta e focalizzare la tua energia proprio su quel progetto dopo che hai fatto chiarezza. Mentre la sfida evolutiva è data dal plenilunio del 2 aprile e c'è una tensione, il plenilunio avviene su asse Ariete Bilancia e questa luna piena apporta una tensione tra le urgenze del quotidiano nella casa della comunicazione, fratelli e sorelle, e la visione del tuo percorso di vita, che è la nona casa che ti spinge proprio alla ricerca della tua verità. Il punto di svolta è integrare il pragmatismo del quotidiano con le tue aspirazioni più alte. La sfida è non perdere di vista il tuo perché mentre gestisci i dettagli logistici della tua giornata. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo cuore è un sole che non smette mai di splendere. Quando smetterai di cercare conferme esterne e inizierai ad alimentare il fuoco del tuo scopo interiore, capirai che ogni ostacolo era solo un invito a brillare con ancora più intensità. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, il clima energetico e la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale, seppur breve, per l'anima. Amico della Vergine, la tua parola chiave è l'architettura della tua consapevolezza. Sei in una fase di profonda ristrutturazione. Il cielo ti chiede di passare dall'analisi del dettaglio alla sintesi del tutto. Il tuo perfezionismo deve ora servire a costruire strutture solide, capaci di sostenere la tua visione del mondo senza consumarti nei dettagli, nelle minuzie quotidiane. È il momento di dare forma concreta al tuo potenziale, trasformando il dovere in una missione consapevole. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro dalla nona casa forma un bellissimo trigono al tuo sole e l'amore si espande verso orizzonti nuovi e anche nuovi ideali. La sintonia con il partner cresce attraverso la condivisione di una
filosofia di vita, di viaggi, oppure studi e interessi comuni. Non ti accontenti di una relazione statica, cerchi un legame che alimenti la tua mente e ti permetta di crescere spiritualmente insieme all'altro. Mentre Marte e Mercurio in pesci in opposizione al tuo Sole, quindi la casa delle relazioni, la settima casa, qui la comunicazione nel rapporto diventa cruciale, è un momento di confronto diretto, a tratti intenso, in cui il partner diventa uno specchio delle tue proiezioni. Usa l'energia per definire dei confini sani e negoziare accordi basati sulla chiarezza. Non aver paura di esprimere le tue esigenze con fermezza, fatti sentire, comunica. Mentre Giove in Cancro nella casa delle amicizie, delle reti collettive, Giove apporta un'espansione che tocca queste sfere, come ho detto prima, le amicizie, ma anche gli ideali collettivi. Nelle relazioni Giove ti spinge a costruire una rete di supporto all'interno, intorno alla coppia. Ti senti amato quando il partner sostiene i tuoi progetti sociali o le tue ambizioni di gruppo, trasformando il legame in un punto di forza per la tua intera cerchia di contatti. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno in Ariete lavorano, diciamo, in sinergia nella casa della trasformazione, che è l'ottava casa, e questa è la tua sfida trasformatrice. Nettuno dissolve le vecchie dipendenze economiche. Saturno però ti impone di gestire con estremo rigore il potere condiviso e le risorse comuni, mentre il Sole illumina la necessità di un rinnovamento radicale. Devi affrontare le tue ombre finanziarie e professionali per ricostruire una posizione di forza basata sull'integrità e non più sul compromesso. Mentre Urano in Toro nella nona casa forma un bellissimo trigono di terra al tuo Sole, Urano apporta un impulso elettrico che scuote le tue convinzioni. Urano porta cambiamenti imprevedibili nella tua visione del mondo. È il momento di rompere con dogmi o percorsi di studi che magari ti stanno un po' stretti, abbracciando però una prospettiva più libera e originale del tuo futuro professionale. Passiamo al clima energetico della settimana. Sole, Saturno e Nettuno, come abbiamo detto poco fa, in Ariete manifestano la loro energia nella casa della trasformazione e la convergenza di queste forze impone una revisione profonda delle tue risorse comuni e una gestione ferrea delle trasformazioni in atto. Non temere il cambiamento radicale, usa la disciplina di Saturno per negoziare, devono essere patti chiari e la visione di Nettuno da usare per intuire dove risiede la tua vera risorsa energetica. Passiamo alla sfida evolutiva. La sfida evolutiva del plenilunio su asse Ariete Bilancia prende la casa dei valori, della sicurezza economica con le risorse condivise e qui questo plenilunio apporta una tensione tra le tue sicurezze materiali, personali e le trasformazioni profonde o le risorse condivise anche con gli altri. Integra il bisogno di possesso con la necessità di lasciare andare. La sfida è non restare ancorata a ciò che hai accumulato. Permetti al flusso dell'energia di rinnovare le tue finanze. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo intelletto è una lama che taglia il superfluo per rivelare la verità. Quando smetterai di cercare la perfezione nel risultato esterno e inizierai a riconoscerla
nel processo di trasformazione che stai vivendo, capirai che ogni crisi è solo la spoglia di un io più grande che sta per nascere. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, il clima energetico della settimana, la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale per l'anima, seppur breve. Amico della bilancia, la tua parola chiave è l'armonia della tua affermazione. Sei in una fase in cui la ricerca di equilibrio deve diventare atto creativo e non passivo adattamento. Il cielo ti chiede di uscire dall'incertezza e di strutturare le tue relazioni come fondamenta solide per il tuo futuro. È il momento di trasformare il tuo naturale senso estetico e armonia, oltre che diplomatico, in una forza di leadership capace di unire le persone intorno a visioni comuni. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro manifesta la sua energia nella casa della trasformazione e l'amore si sposta su un piano di profondità trasformatrice. Non ti accontenti più di una superficie armoniosa, ovvero solo l'apparenza, cerchi solo una fusione totale, intellettuale, ma anche emotiva, che scavi nelle zone d'ombra della coppia. È una fase in cui la passionalità si intreccia con il potere e la fiducia reciproca, rendendo il legame un'occasione per rinascere insieme. Mentre Marte e Mercurio in pesci, nella casa della quotidianità, qui apporta una comunicazione nel rapporto che si focalizza sulla gestione della tua quotidianità, ma anche del benessere comune. Il confronto è orientato all'efficienza, pianificare la giornata, prendersi cura cioè uno dell'altra, magari a livello benessere psicofisico, o gestire magari i dettagli pratici diventa il linguaggio attraverso in cui esprimi il tuo sostegno nella tua giornata. L'energia è rivolta a risolvere nodi tecnici che potrebbero ostacolare l'armonia della coppia. Mentre Giove in Cancro sul punto più alto del tuo vertice, la casa della carriera, quindi tocca questa espansione che tocca la tua immagine pubblica. Nelle relazioni Giove ti spinge a condividere una missione professionale o sociale con il partner. Ti senti realizzato quando la vostra unione è riconosciuta e valorizzata dal mondo esterno, rendendo la coppia un simbolo di successo ma anche di eleganza relazionale. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete, in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni. Questa è la tua sfida relazionale, ma anche professionale. Il Sole illumina le dinamiche con gli altri. Saturno impone la costruzione di contratti o alleanze basate però su una disciplina ferrea, mentre Nettuno ti invita a intuire la vera natura dei tuoi soci. Devi smettere di mediare per compiacere e iniziare a costruire delle partnership basate sulla solidità e sulla verità, lasciando cadere le collaborazioni che mancano di sostanza. Mentre Urano in Toro manifesta la sua energia nella casa della trasformazione, Urano apporta un impulso elettrico che scuote le tue risorse condivise e i patti. Urano porta cambiamenti imprevedibili nelle finanze congiunte o nel modo in cui gestisci le eredità o i debiti. È il momento di liberarti da contratti limitanti, abbracciando una gestione più libera e originale.
del potere economico con gli altri. Passiamo al clima energetico della settimana, con Sole, Saturno e Nettuno in Ariete in opposizione al tuo Sole. Questa convergenza di queste forze impone una revisione radicale delle qualità delle tue alleanze, unendo l'ambizione individuale alla necessità di patti chiari e ispirati. Non sottoscrivere accordi dettati magari dall'entusiasmo oppure dal timore di restare solo. Usa la disciplina di Saturno per verificare la concretezza di ogni proposta e l'intuito di Nettuno per percepire le intenzioni altrui. Passiamo alla sfida evolutiva, che è rappresentata dal plenilunio del 2 aprile su asse Ariete-Bilancia, quindi ti coinvolge direttamente e c'è una tensione tra la tua affermazione individuale e le esigenze e le proiezioni dell'altro. Integra il tuo bisogno di essere vista con la necessità di ascoltare. La sfida è non dissolverti nel riflesso dell'altro. Mantieni il tuo centro mentre costruisci il ponte verso la collaborazione. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo cuore è un bilanciere che cerca la perfezione ad ogni costo nel vuoto tra i due opposti. Quando smetti o smetterai di temere il conflitto come negoziazione dell'armonia e inizierai a usarlo come strumento di verità, scoprirai che la vera pace non è assenza di tensione, ma la capacità di sostenerla con grazia e consapevolezza. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, il clima energetico e vedremo la sfida evolutiva e infine un messaggio spirituale per la tua anima. La tua parola chiave è l'alchimia della tua trasformazione. Sei in una fase di profonda rigenerazione in cui il tuo potere personale viene messo alla prova dalla necessità di costruire strutture solide e stabili. Il cielo ti chiede di incanalare la tua intensità emotiva, molto spesso sotterranea, intuitiva, in progetti che abbiano una valenza pratica e duratura. È il momento di trasformare le tue capacità di vedere oltre le apparenze in una leadership solida, capace di guidare gli altri attraverso le trasformazioni necessarie. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro è in opposizione al tuo Sole, quindi la casa delle relazioni, e qui l'amore si colora di armonia e ricerca di equilibrio. Le relazioni diventano il riflesso della tua capacità di negoziare la bellezza e il piacere. Ti senti amato quando il partner rispetta la tua riservatezza, trasformando il legame in una danza di eleganza, ma anche di comprensione reciproca. È la fase ideale per consolidare un'alleanza in cui il rispetto formale diventa la base della passione. Mentre Marte e Mercurio in pesci dalla casa della creatività, la quinta casa della gestione dei sentimenti, il rapporto con i figli forma un bellissimo trigono di acqua al tuo Sole e qui la comunicazione affettiva si accende di creatività ma anche di gioco. È il momento di esprimere il tuo ardore attraverso attività condivise, espressioni artistiche o un flirt che magari rinvigorisce la routine. L'energia è rivolta a rendere il rapporto un teatro di scoperta. Usa la parola e l'azione per sedurre, giocare e celebrare la vitalità della vostra unione. Mentre Giove in Cancro forma anche lui un bellissimo trigono
di acqua al tuo Sole dalla nona casa, l'espansione mentale. E qui Giove tocca la tua visione filosofica della vita. Nelle relazioni ti spinge a un desiderio di condivisione di ideali elevati. Il partner diventa il compagno di viaggio ideale verso nuove scoperte. Ti senti realizzato quando la vostra unione è un cammino di crescita verso prospettive sempre più ampie, superando i limiti del quotidiano. Passiamo al lavoro e ai progetti. Con Sole, Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete nella casa della quotidianità, e qui apportano proprio le sfide quotidiane, questa convergenza di pianeti, di forze. Nettuno dissolve le abitudini lavorative che non hanno più senso. Saturno invece impone un rigore ferreo nella gestione dei compiti, mentre il Sole illumina l'importanza del servizio e dell'etica professionale. Devi ricostruire la tua routine lavorativa mattone dopo mattone, trasformando la tua dedizione in uno strumento di realizzazione concreta, però devi cercare anche di evitare di disperdere delle energie in sogni poco praticabili, mentre Urano in Toro, in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni, Urano apporta un impulso elettrico che scuote le tue partnership. Urano porta cambiamenti imprevedibili nelle tue collaborazioni o nel rapporto di coppia. È il momento di liberarti da dinamiche di controllo di potere, contratti limitanti, abbracciando però una forma di cooperazione più libera, innovativa, ma basata soprattutto sulla fiducia autentica. Il clima della settimana, quello energetico, è rappresentata da Sole, Saturno e Nettuno in Ariete nella casa della quotidianità. La convergenza di queste forze impone una ristrutturazione profonda delle tue abitudini professionali, unendo l'ispirazione ideale alla disciplina operativa. Non cercare risultati immediati. Usa la disciplina di Saturno per perfezionare i tuoi metodi di lavoro, ma usa anche la visione di Nettuno per intuire dove il tuo impegno può essere davvero utile e trasformativo. Passiamo alla sfida evolutiva. La sfida evolutiva è rappresentata dal plenilunio che avverrà il 2 aprile su asse Ariete-Bilancia, e qui apporterà una tensione tra le pressanti richieste della routine quotidiana, il lavoro come dipendente, quindi apportando dei disagi, e il tuo bisogno di ritiro spirituale o isolamento rigeneratore, perché interessa la sesta casa e la 12ª casa, quindi superare le prove, ma per superare le prove devi superare anche i disagi, agendo nel silenzio, nell'ombra, nelle tue interiorità per trovare la soluzione. E un consiglio di integrare il dovere quotidiano con la cura dell'anima. La sfida è non farti consumare dalla produttività, trovando nel silenzio interiore l'energia necessaria per gestire le incombenze materiali. Un breve messaggio spirituale. La tua profondità è l'abisso in cui si specchia la verità. Quando smetterai di temere le tue ombre e inizierai a usarle come concime per la tua evoluzione, scoprirai che il potere che stavi cercando all'esterno era sempre stato celato nel tuo centro, pronto a essere canalizzato verso la luce. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, vedremo la sfida evolutiva e il clima energetico della settimana, e per ultimo un breve messaggio spirituale per l'anima.
Amico del Sagittario, la tua parola chiave è l'espansione della tua visione. Sei in una fase di profonda ricerca interiore. Sei chiamato a dare una struttura solida al tuo naturale slancio verso l'infinito. Il cielo ti chiede di trasformare il tuo desiderio di libertà in una capacità di costruire orizzonti concreti tangibili. La tua saggezza non deve essere più solo un ideale astratto, ma una bussola capace di guidare i tuoi passi quotidiani verso traguardi tangibili e duraturi. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro manifesta la propria energia nella casa della quotidianità e l'amore si esprime attraverso la cura quotidiana e la dedizione al benessere comune con il partner. Non cerchi più solo avventure estemporanee, ma un legame che sia solido, supporto nella tua routine. Ti senti amato quando il partner condivide con te l'impegno per una vita sana, organizzata e vissuta in armonia come giornata, trasformando il rapporto in una casa che nutre anche il tuo benessere psicofisico e il tuo equilibrio. Mentre Marte e Mercurio in pesci nel punto più basso del tuo cielo, ovvero la casa delle radici familiari, apportano come l'energia di manifestazione sulla comunicazione affettiva si sposta proprio nell'intimità domestica. È il momento di affrontare questioni legate alle radici, alla famiglia o allo spazio privato, portando chiarezza. L'energia è rivolta a costruire basi sicure e comunicare con franchezza i tuoi bisogni emotivi, rendendo lo spazio casalingo un luogo dove la verità è finalmente di casa. Mentre Giove in Cancro manifesta la sua energia nella casa della trasformazione, qui Giove tocca come espansione la profondità dell'inconscio e delle risorse condivise. Nelle relazioni ti spinge a una fusione totale, intellettuale, ma anche passionale. Ti senti realizzato quando il legame diventa uno spazio di trasformazione reciproca, dove la fiducia è tale da permetterti di esplorare insieme le zone più oscure e potenti della vostra unione. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno in Ariete, che dalla casa della creatività, la quinta casa, forma un bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole, e questa è la tua sfida creativa. Il Sole accende il tuo desiderio di espressione personale, mentre Saturno impone un rigore chiaramente ferreo nella gestione dei tuoi talenti, mentre Nettuno però ti invita a infondere un senso di spirituale alla tua creatività, quindi in ogni tua creazione devi smettere di disperdere il tuo potenziale in mille progetti superficiali e iniziare a costruire un'opera che abbia un'impronta solida, etica e profondamente tua. Mentre Urano in Toro, che manifesta la sua energia nella casa della quotidianità, Urano porta un impulso elettrico che scuote la tua routine lavorativa. Urano porta a cambiamenti imprevedibili nel tuo ambiente di lavoro o nel metodo che usi quotidianamente. È il momento di rompere con abitudini limitanti, introducendo innovazioni magari tecnologiche o nuove modalità organizzative che ti rendano finalmente libero e padrone del tuo tempo. Passiamo al clima energetico della settimana, che è dovuto da Sole, Saturno e Nettuno in Ariete, che formano un bellissimo trigono, come abbiamo detto prima, nella casa della creatività, un trigono di fuoco al tuo Sole. La convergenza di queste forze impone una profonda revisione del tuo modo di esprimerti, usando la creatività individuale della disciplina formale e dell'idealismo.
Non temere di apparire magari meno leggero. Usa la disciplina di Saturno per dare struttura ai tuoi progetti artistici o personali e la visione di Nettuno per capire quale creazione merita davvero la tua dedizione assoluta. La sfida evolutiva qual è? È rappresentata dal plenilunio che avverrà il 2 aprile su asse Ariete Bilancia. E questa luna piena porta una tensione tra il tuo bisogno di espressione creativa individuale, che è legata alla quinta casa della creatività, e le aspettative o le richieste del gruppo sociale. Quindi sono interessate le case, la 5, la quinta e l'11ª casa. Non, non devi soffocare la tua scintilla creativa per compiacere il collettivo oppure le amicizie. La sfida è integrare il tuo bisogno di brillare come individuo con la necessità di collaborare senza perdere però la tua identità nel processo. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo arco punta sempre verso l'alto, ma le tue frecce hanno bisogno di radici per colpire il bersaglio. Quando smetterai di scappare verso l'orizzonte per paura di fermarti, scoprirai che l'infinito che stai cercando vive già nel terreno che stai calpestando qui e ora. Passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, il clima energetico della settimana, la sfida evolutiva e infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico del Capricorno, la tua parola chiave è la struttura della tua ascesa. Sei in una fase di profonda ridefinizione della tua autorità personale. Il cielo ti chiede di passare dalla difesa della tua posizione alla costruzione di una eredità che sia al contempo solida e ispirata. È il momento di trasformare il tuo pragmatismo in una forma di saggezza che sappia integrare le aspirazioni dell'anima con i risultati concreti del mondo materiale. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro nella casa della gestione dei sentimenti, dell'amore anche romantico, forma un bellissimo trigono di terra al tuo sole e qui l'amore vive una stagione di rinnovamento creativo e gioia espressiva. La relazione diventa un teatro di complicità, dove il piacere e il gioco sostituiscono il dovere. Ti senti amato quando il partner celebra la tua unicità e ti sprona a mostrare il tuo lato più leggero, trasformando il legame in una fonte costante di ispirazione e di bellezza. Mentre Marte e Mercurio in pesci, dalla terza casa della comunicazione, del rapporto con i vicini, forma un bellissimo sestile al tuo sole e qui la comunicazione affettiva si fa vivace ma anche tattica. È il momento di negoziare con chiarezza, imparare qualcosa di nuovo insieme al partner o di gestire i piccoli spostamenti quotidiani con una mente agile e determinata. La parola è lo strumento con cui definisci gli spazi di autonomia all'interno del legame, evitando incomprensioni attraverso un dialogo diretto. Mentre Giove in Cancro è in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni, e qui l'espansione di Giove tocca le tue collaborazioni. Nelle relazioni Giove ti spinge a una visione di partnership basata sulla crescita reciproca e sulla fiducia. Ti senti realizzato quando il legame è un'alleanza potente che apre porte verso nuovi successi, rendendo il partner un compagno di cordata capace di sostenere la tua ascesa.
Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno in Ariete nel punto più basso del tuo cielo, quindi nella casa delle radici familiari, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole e questa è la tua sfida radicata. Nettuno dissolve le illusioni sulle tue origini o sulla gestione della casa. Saturno ti impone di ricostruire basi solide e disciplinate per il tuo futuro, mentre il Sole illumina la necessità di prenderti cura della tua base operativa. Devi lavorare sull'integrità del tuo privato per dare sostanza alla tua scalata pubblica. Una struttura solida parte da fondamenta incontestabili, mentre Urano in Toro nella casa della creatività forma un trigono bellissimo di terra al tuo Sole. Urano apporta un impulso elettrico che scuote la tua espressione creativa. Urano porta cambiamenti imprevedibili nei tuoi progetti personali o nel modo in cui gestisci il tuo tempo libero. È il momento di rompere con schemi artistici o ricreativi che sono obsoleti, osando manifestare la tua originalità con atti coraggiosi che rompono la monotonia. Passiamo al clima energetico della settimana. Sole, Saturno e Nettuno, come abbiamo detto poco prima, in Ariete nella casa della quotidianità. La convergenza di queste forze impone una profonda ristrutturazione della tua base operativa, unendo l'ambizione di lungo termine alla sensibilità spirituale. Non cercare scorciatoie nel consolidamento del tuo privato. Usa la disciplina di Saturno per mettere ordine nel tuo spazio interiore, la visione di Nettuno per intuire quale tipo di casa sosterrà davvero la tua evoluzione. E non è nella casa della quotidianità, ma è la casa della radici familiari e qui è nel punto più basso del tuo cielo che forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Passiamo alla sfida evolutiva. La sfida evolutiva è rappresentata dal plenilunio che avverrà il 2 aprile su asse Ariete-Bilancia. E qui ovviamente questa opposizione della luna piena apporta una tensione tra le esigenze del tuo rifugio domestico, che è la quarta casa, quindi la sicurezza anche emotiva, e le pressioni del tuo successo pubblico o la carriera, quindi è la decima casa. Devi essere stabile emotivamente per poter ottenere la realizzazione. Integra l'intimità del privato con l'affermazione esterna. La sfida è di non lasciare che l'ambizione professionale eroda la sicurezza delle tue radici, trovando l'equilibrio fra il dover essere e l'essere, che sono due cose diverse. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo successo non è una cima che si raggiunge correndo, ma una montagna che si scala un po' alla volta, un passo alla volta. Quando smetterai di temere la vulnerabilità del tuo privato e inizierai a vederla come la radice della tua forza, scoprirai che la vetta che stai cercando è solo il riflesso della pace che hai saputo costruire dentro di te. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, il clima energetico e la sfida evolutiva e infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico dell'Acquario, la tua parola chiave è l'intelletto al servizio del cambiamento. Sei in una fase di espansione mentale febbrile. Il cielo ti chiede di trasformare le tue intuizioni brillanti in una comunicazione capace
di lasciare un segno concreto. È il momento di dare una forma logica e strutturata alla tua visione del futuro, evitando che l'originalità si perda in astrazioni fini a se stesse. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro è sul punto più basso del tuo cielo e qui l'amore si radica nel privato, nella casa delle radici familiari. Ti senti amato quando il partner rispetta il tuo bisogno di rifugio, trasformando la casa in un santuario di bellezza e di serenità. La relazione si nutre di una dedizione tranquilla, lontana dai clamori, dove la stabilità emotiva domestica diventa il vero barometro del legame. Mentre Marte e Mercurio in pesci nella casa della sicurezza finanziaria apportano un'energia della comunicazione affettiva che si sposta sui piani materiali e concreti. È il momento di negoziare con chiarezza la gestione delle risorse comuni o di pianificare con assertività il futuro economico della coppia. La parola è lo strumento per definire la sicurezza materiale del legame, mentre Giove in Cancro nella casa della quotidianità, Giove apporta un'espansione che tocca la tua giornata quotidiana. Nelle relazioni Giove ti spinge a una collaborazione pragmatica. Ti senti realizzato quando il legame migliora il tuo stile di vita o il tuo benessere psicofisico. Il partner diventa l'alleato perfetto per organizzare meglio il tempo e ottimizzare anche le energie. Passiamo al lavoro e ai progetti. Con Sole, Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete nella casa della comunicazione, la terza casa, formano un bellissimo sestile al tuo Sole e questa è la tua sfida intellettuale. Il Sole illumina la tua capacità di analisi. Saturno impone un rigore ferreo nella comunicazione e negli accordi, mentre Nettuno ti invita a infondere empatia nel tuo messaggio. Devi trasformare le tue idee in progetti solidi, smettendo di disperderle e iniziando a costruire una rete di contatti basati sulla concretezza. Mentre Urano in Toro, nel punto più basso del tuo cielo, la quarta casa delle radici familiari, la sicurezza emotiva, ti può apportare come un impulso elettrico che scuote le tue radici. Urano porta cambiamenti imprevedibili nella gestione domestica o nella struttura familiare. È il momento di rompere magari con tradizioni che possono opprimerti, rivoluzionando lo spazio magari in cui vivi per renderlo coerente con la tua attuale indipendenza. Passiamo al clima energetico della settimana, che è dovuto a Sole, Saturno e Nettuno che parlavamo poco fa in congiunzione nella casa della comunicazione. La convergenza di queste forze impone una profonda revisione del tuo modo di comunicare, unendo l'impatto del Sole alla disciplina di Saturno. Non comunicare d'impulso, usa la disciplina per pesare ogni tua parola e la visione di Nettuno per assicurarti che il tuo messaggio sia allineato con una verità più profonda. Ma la sfida evolutiva qual è? La sfida evolutiva è rappresentata dal plenilunio che avverrà il 2 aprile su asse Ariete-Bilancia, che andrà a interessare anche la casa della comunicazione e la casa dell'espansione mentale. Qui questa luna piena apporta una tensione tra le urgenze del quotidiano che rappresentano la comunicazione e la visione complessiva del tuo percorso di vita
legata alla nona casa dell'espansione mentale. Integra il pragmatismo del quotidiano con le tue aspirazioni più alte. La sfida è non perdere di vista il perché ultimo delle tue azioni, mentre gestisci i dettagli logistici. Passiamo al messaggio spirituale per l'anima. La tua mente è un ponte tra ciò che è stato e ciò che diventerà. Quando smetterai di cercare approvazione per la tua diversità e inizierai a usarla come strumento per tradurre l'ignoto in un linguaggio comprensibile, scoprirai che la tua vera missione è quella di essere il ponte tra le stelle e la terra. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come andrà la tua settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, vedremo il clima energetico della settimana, la sfida evolutiva e infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico dei pesci, la tua parola chiave è il tempio, il tempo della tua rinascita. Sei in una fase di profonda pulizia interiore. Il cielo ti chiede di passare dall'intuizione astratta alla manifestazione concreta. Il tuo mondo sensibile deve ora tradursi in azioni quotidiane che portino ordine e stabilità. È il momento di dare una forma solida al tuo potenziale, trasformando il dovere in una missione consapevole. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere in Toro nella casa della comunicazione e la terza casa forma un bellissimo sestile al tuo sole. Qui l'amore vive di parole, scambi mentali, ma anche curiosità. La sintonia con il partner cresce attraverso la condivisione di idee, letture o brevi viaggi. La comunicazione leggera, vivace e intelligente è il segreto della vostra armonia in questo momento. Mentre Marte e Mercurio nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimani nel mondo, qui apportano un'energia dove la tua presenza è vibrante e le tue intenzioni sono cristalline. Agisci d'impulso, ma con grande sincerità. Non hai paura di dire ciò che pensi, il che ti rende autentico e diretto. La tua energia è concentrata nel manifestare chi sei davvero, prendendo l'iniziativa con coraggio. Mentre Giove in Cancro forma un bellissimo trigono dalla tua quinta casa della creatività al tuo sole, quindi un bellissimo trigono di acqua, qui Giove apporta un'espansione che tocca appunto la tua creatività. Nelle relazioni ti spinge a un approccio appassionato e ludico. Il legame diventa una fonte di divertimento. Ti senti realizzato quando puoi esprimere il tuo talento creativo insieme al partner, trasformando ogni momento in un'occasione di gioia condivisa. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sole, Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete, nella casa della sicurezza finanziaria, e questa è la tua sfida materiale. Il transito di questi pianeti, queste forze nel segno dell'Ariete ti impone di dare una struttura rigorosa alle tue risorse economiche, ma anche al tuo valore, alla tua autostima. Nettuno in questo settore scioglie le vecchie illusioni sul denaro, mentre il Sole e Saturno ti chiedono una gestione estremamente disciplinata e audace delle tue entrate. È il momento di passare da un approccio idealistico a uno basato su fatti tangibili e guadagni meritati. Mentre Urano in Toro nella casa della comunicazione forma un bellissimo sestile al tuo Sole, e Urano apporta un impulso elettrico, scuote anche il tuo modo di comunicare. Urano in Toro apporta
cambiamenti imprevedibili anche nel tuo ambiente vicino e nei tuoi scambi quotidiani. È il momento di rompere con schemi comunicativi rigidi, usando un metodo più originale e concreto nel trasmettere le tue idee. Passiamo al clima energetico della settimana. Abbiamo Sole, Saturno e Nettuno in Ariete, che li abbiamo menzionati poco fa. La convergenza di queste forze in Ariete sposta il focus dalla tua identità alla costruzione del tuo valore materiale. È un momento di messa a terra pragmatica. Non cercare conferme rapide. Usa la disciplina di Saturno per costruire fondamenta solide. La tua energia è concentrata nel dare sostanza materiale ai tuoi sogni. Ma la sfida evolutiva qual è? La sfida è rappresentata e data dal plenilunio che avverrà il 2 aprile su asse Ariete Bilancia. Quindi questa luna piena apporterà una tensione tra le tue risorse personali, le potenzialità, la sicurezza economica e le trasformazioni profonde o le risorse condivise con gli altri. Integra il bisogno di stabilità individuale con la necessità di aprirti al cambiamento condiviso. La sfida è non restare bloccato nella paura di perdere il controllo sulle tue sicurezze. Passiamo al messaggio spirituale per la tua anima. La tua sensibilità è il terreno fertile su cui cresce la tua forza. Quando smetterai di temere il cambiamento e inizierai a fidarti del processo che stai vivendo, capirai che ogni crisi è solo la spoglia di un io più grande che sta finalmente emergendo alla luce. Il cielo di questa settimana, per tutti i segni, abbiamo concluso il giro e il cielo non ti chiede solo di sognare, ma ti chiede di dare concretezza alla tua visione. Hai la forza e la lucidità necessarie per trasformare i tuoi talenti in risultati tangibili. Non aver paura di osare, perché questo è il momento in cui la tua intuizione incontra finalmente la solidità della materia. Vuoi scoprire come tradurre queste energie nel tuo percorso personale, oppure vuoi approfondire le dinamiche dei prossimi mesi? Seguimi sui miei canali, iscriviti al canale e scrivi un commento, perché insieme potremo magari anche approfondire o avere uno spunto per avere un qualcosa magari di più creativo, magari che ti sta a cuore, per espandere, diciamo, anche il mio lavoro in maniera, diciamo, diversa e consapevole. Con questo abbiamo concluso e ti do un arrivederci, a presto al prossimo video. Un augurio stellare a tutti da Caterina.